Nella notte del 13 giugno 1943 ha il via l'operazione. Il comando è affidato al generale di divisione aerea della Regia Aeronautica Umberto K, in collaborazione con il tenente colonnello pilota Klinger. Gli obiettivi dell'operazione assegnati alle 10 pattuglie dell'Adra sono i seguenti: l'aeroporto Tafarraoui in Algeria, l'aeroporto di Blida in Algeria, l'aeroporto di Biskra in Algeria, l'aeroporto di Castel Benito presso Tripoli, i 2 aeroporti di Benina presso Bengasi e l'aeroporto di El Diem in Libia. Dall'aeroporto di Rimini partono 12 SM-82 marsupiali con a bordo 122 paracadutisti. I lanci sono effettuati senza scorta, di notte, sulle aree desertiche oltre le basi nemiche. Purtroppo le condizioni meteorologiche sono proibitive e molti di questi lanci hanno un cattivo esito. Molti paracadutisti si infortunano e buona parte del materiale va perduto. Molti aerei, regolarmente decollati, si allontanano però dalla rotta prestabilita, per cui i lanci sono effettuati in zone molto distanti da quelle prescelte. Inoltre, un forte vento rende estremamente difficile l'atterraggio degli uomini, comportando procedure di sgancio approssimative. Questo causa parecchi infortuni ed un'ampia dispersione di gran parte degli aerorifornitori. 2 pattuglie, infatti, pur atterrando in prossimità dell'obiettivo, vedono la loro azione compromessa a causa degli infortuni e della dispersione degli aerorifornitori. Senza acqua e rifornimenti per un paio di giorni, le pattuglie tengono una condotta elusiva e quando vengono individuate dal nemico ne nascono dei conflitti a fuoco. Alla fine, comunque, il grosso delle pattuglie viene fatto prigioniero, salvo 2 arditi, il primo aviere Vito Procida e l'aviere Francesco Carniel, che erano stati inviati in perlustrazione e sono così riusciti a sfuggire alla cattura. Rendendosi conto della situazione, decidono di agire da soli sugli obiettivi assegnati. Dopo 3 notti e 2 giorni di marcia per evitare la sorveglianza nemica e gli arabi, a cui gli inglesi hanno promesso ricompense, raggiungono il punto stabilito presso Bengasi per l'inizio dell'azione. L'assunzione di compresse di simpamina sopperisce alla stanchezza fisica e alla sete che attanagliano gli arditi e consente il mantenimento della concentrazione necessaria per osservare l'area dell'obiettivo e le ronde di vigilanza. L'aeroporto è a circa 7 km dal punto di osservazione ed è sovraffollato di quadrimotori americani a pieno carico di bombe. Il 18 giugno 1943, sopraggiunta l'oscurità e verificate le armi individuali e le 10 cariche in dotazione a ciascuno, Procida e Carniel iniziano l'azione. Apertisi un varco con le cesoie, passano sotto la rete di recinzione e si portano a ridosso degli aerei. Sono talmente numerosi da essere allineati ala contro ala. I 2 innescano tutte le cariche a disposizione. L'azione porterà alla distruzione di circa 25 quadrimotori con relativo carico bellico. Le potenti esplosioni causano inoltre la morte di una quarantina di membri degli equipaggi di volo, attendati nelle vicinanze dei velivoli. Numerosissimi sono anche i feriti. I 2 avieri, dopo essere riusciti a rifocillarsi e a dissetarsi grazie allo spontaneo aiuto di un pastore arabo, ex soldato delle nostre truppe coloniali, riprendono la marcia verso la zona dove era stato previsto un tentativo di recupero a mezzo aereo. Traditi da un altro arabo, vengono però catturati dagli inglesi. La missione, anche se riuscita solo in parte, è stata comunque efficace, considerando il gran numero di aerei distrutti o danneggiati per mano di 2 soli uomini. Un risultato davvero notevole se si pensa che i tanto osannati SAS inglesi, nella loro prima azione in Nord Africa, paracadutati oltre le linee italo-tedesche, furono quasi tutti uccisi o catturati, senza riuscire ad arrecare nessun danno. Al punto che, dopo questo disastroso fallimento, non tentarono più un'operazione di questo tipo. Analogamente, la più famosa azione a Barce dei Long Range Desert Group, celebrata come un grande successo,
portò alla distruzione di solo 16 aerei, contro i 25 quadrimotori distrutti dai paracadutisti dell'Adra.